Ciao a tutti amici dell'Aquario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Acquario e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di agosto 2026. Abbiamo l'appeso e la luna. La sensazione è che riusciate a vedere in questo periodo qualche lato di voi stessi, delle vostre ombre, del vostro passato che magari prima non siete riusciti a vedere. Tenete presente che la carta dell'appeso ci parla anche di accettazione, quindi è come un accettare che qualche cosa semplicemente esista. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse una consulenza personalizzata con me mi può contattare via mail, oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, link alla pagina web con tutto quello che propongo, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con un cavaliere di pentacoli, quindi direi un'energia lenta ma concreta che porta come a compimento 4 di bastoni, abbiamo un fante di spade, un 6 di bastoni, due di bastoni, il carro, asso di coppe e 8 di bastoni. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è il messaggio generale o più importante del periodo. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Tenete presente che ho attivato la lettura fast ed è in promozione in una modalità un po' particolare per tutto agosto. C'è il video anche di questa sotto che spiega come funziona questa lettura veloce, che è via WhatsApp. Allora, partiamo da questo cavaliere di pentacoli che è spiegato da una bellissima ruota della fortuna e da un 7 di bastoni. Sembra che stiate lentamente avvicinandovi ad un cambio, ad un momento di, mi viene da dire, trasformazione, perché di solito quando c'è la ruota della fortuna sono quei cambi un po' repentini, un po' veloci, però in meglio di solito. È come se da questo procedere lento da cui arrivate potrebbero sveltirsi le cose. Andiamo a vedere questo 4 di bastoni. Qui ho come l'idea che stiate andando o cercando una vostra stabilità. Abbiamo un 10 di spade e un 2 di bastoni. È come se ci fosse un capitolo che si chiude qui con questo 10 di spade, anche la ruota della fortuna è un 10. E con il 2 di bastoni sento che c'è come una visione al futuro o una nuova visione di quello che potrebbe essere una stabilità o di quello che potrebbe rendervi felici. È un po' come chiedervi: fino adesso sono stato o stata felice, che cosa potrebbe rendermi più felice? Andiamo a vedere questo fante di spade. Qui abbiamo una regina di coppe, un 4 di coppe e un matto. Sì, è come se nel prossimo periodo teneste con questo fante di spade gli occhi ben aperti, anche se ho l'idea che tra il 4 di coppe e questo matto potreste non cogliere esattamente l'occasione che vi viene, diciamo, proposta da fuori, ma vi limitaste a scegliere con quello che vedete davanti a voi.
E in effetti la carta dell'appeso qua parla proprio del vedere qualche cosa da un altro punto di vista. Secondo me vi manca questo punto di vista. Qui. Andiamo avanti, vediamo 6 di bastoni che c'è anche sotto tra l'altro. Fante di coppe. E mago. È come se steste desiderando qualche cosa di ufficiale. Questo vale anche se è una relazione romantica, perché comunque abbiamo anche un 4 di bastoni. È come se qualcuno di voi volesse o una proposta ufficiale, un inizio ufficiale, potrebbe essere il determinare la data di quando siamo fidanzati, il determinare la data di quando inizierà questa collaborazione. Andiamo a vedere il 2 di bastoni, perché ce l'avete... Scusate, questo è 2 di spade. 4 di spade e re di coppe. È come sto nel mio o mi butto, che è un po' questo, no? È un po' l'energia di questo matto. E anche qui il fante di spade è come se stesse monitorando, controllando quello che effettivamente si può fare con queste tre coppe, ma non si prende in considerazione la quarta. Quindi qui sento che c'è come un momento che per qualcuno potrebbe anche essere di ritirata, cioè per la serie mi isolo un attimo, penso, non voglio sentire nessuno, lasciatemi stare, per capire che cosa devo fare. C'è come un bivio, una scelta, e qui avete anche la carta del carro, che effettivamente è il prendere una strada o l'altra. Andiamo a vederlo. Re di bastoni e 10 di bastoni. È come se doveste togliervi dalle spalle certi pesi prima di poter, diciamo così, scegliere. È come se aveste bisogno di certezze per capire verso dove andare. Un inizio deciso, un'ufficializzazione, quello che vi dicevo prima, è il capire che tipo di movimento iniziale, o come l'avere una data, un momento certo da cui poi si inizia con una nuova strada, sento. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Due di coppe e mondo. Mm. Perché ho la sensazione che questa persona possa essere lontano o lontana. C'è del sentimento, perché abbiamo un asso di coppe, ragazzi, però è anche vero che c'è un due di coppe al contrario, il che può essere che si faccia un po' fatica a definire questa data, ecco, questo momento iniziale, questa conferma potrebbe essere per qualcuno, no? Andiamo a vedere l'otto di bastoni, perché l'otto di bastoni è una carta che parla di comunicazioni, di notizie che arrivano. Cavaliere di coppe e cavaliere di spade. Sento che si apre come un discorso, qui sì che tra carro, mondo e imperatore può essere anche un cambio di residenza, un viaggio, un qualche tipo di proposta, visto che anche qui abbiamo i due cavalli, ehm, che arriva, che arriva. Io credo con queste carte qui iniziali che voi non abbiate preso in considerazione, diciamo, tutte le opzioni che potreste avere in questa situazione o in questa relazione, ma nel prossimo periodo sì che le vedrete. Vi dico, sento più che nella terza settimana di agosto siete voi che dovete come gettare l'amo, fare il primo passo, aprire quel tipo di discorso. Non lo so, fare quel tipo
passo, di inizio, di manifestazione, mi verrebbe anche da dire. Per qualcuno, non so perché, ma hanno qualche riferimento alle targhette, quindi è come se doveste essere voi a fare direttamente questa targhetta, che non so di che targhetta si tratti. Però è come se questo punto iniziale, perché io lo sento qui, desse poi la possibilità di andare verso una direzione precisa. Questa direzione è solida, c'è comunque la voglia di aprire certi discorsi, di fare le cose fatte bene, mi viene da dire. C'è anche la comunicazione del ok, va bene, può essere questa fiducia che cercate, può essere il definire questa zona di protezione o zona di comfort o di controllo, chiamatela come la zona sicura, ecco. Quindi c'è come una base molto forte che si andrà a creare, però questo 2 di coppe al contrario mi dice che è come se non foste disposti a legarvi con qualcuno. Cioè, stiamo bene insieme, cerchiamo di migliorare magari casa tua, casa mia, l'ambiente lavorativo se fosse un socio, però da lì a fare contratti che vincolano, aspettiamo un attimo. La sento un po' così, ragazzi. Allora, ragazzi, andiamo a vedere settore per settore. Qui abbiamo le mie slide artigianali, voi appoggiate il dito sul cursore rosso del video, andate avanti e indietro mano a mano che vengono fuori i settori che vi interessano. Partiamo dal lavoro e dai disoccupati. Allora, c'è aria di novità, diciamo che questo 8 di bastoni alla fine della lettura mi fa ben sperare che possano chiamarvi effettivamente, farvi qualche proposta per qualche lavoro. Essendoci l'imperatore può anche essere un lavoro che ha una certa stabilità o potrebbe anche essere un ruolo di una certa importanza che vi viene offerto. Ehm, Non credo però che inizierete adesso ad agosto, l'inizio potrebbe essere un po' più in là, è come se doveste prima accordarvi, firmare dei contratti, vedere come sono le condizioni o cose per lo stile. Però è una bella opportunità che vi si aprirà. Mm? Per i dipendenti, allora sento che sarete un po' fatti vostri in realtà e qualcuno potrebbe venire a cercarvi, a toccarvi la spalla e a dire: Senti, ho bisogno che tu mi faccia questo lavoro. Ti va di farlo? E siccome è un lavoro al di sopra delle vostre normali mansioni, potreste farvi qualche domanda, pensarci un attimino. E vi dirò ragazzi, se per caso foste in una di quelle aziende che è in un momento di cassa integrazione, qui può esserci come una ottima opportunità per trovare un altro lavoro, eh. Andiamo con gli autonomi. Allora, per gli autonomi io sento che c'è come bisogno di collaborare con qualcuno. In realtà, finendo con questo imperatore, l'otto di bastoni, sento che potrebbero arrivare nuovi clienti, nuove proposte, anche nuove collaborazioni, però ripeto, c'è sempre questo due di coppe al contrario che mi dice collaborate con tutti, ma non legatevi a nessuno. È come se non fosse il momento di firmare dei contratti. Progetti o figli? Allora, i progetti li vedo abbastanza benedetti in questo periodo, nel senso che vi daranno grandi soddisfazioni, potreste anche essere voi a coinvolgere altre persone vicino a voi per questi progetti, insomma. Però vedo come un buon potenziale di sviluppo e poi ragazzi con la ruota della fortuna qui vi dico che potrebbero prendere come un giro molto inaspettato.
Vedo soldi, anzi adesso andiamo ai soldi, denaro. Soldi che arrivano, soldi che potete investire, soldi che potete scegliere dove investire. Cioè avete tante idee e tanti soldi, sento che entrano, da poter investire. Qui avete anche la ruota della fortuna, quindi o è un nuovo lavoro, o è un nuovo progetto, o è un nuovo socio finanziatore. C'è come un qualche cosa che vi porta abbondanza in questo mese a livello economico. Parliamo di sentimenti, quindi arriviamo ai single. C'è qualcuno in vista, ragazzi. C'è qualcuno, ha un buon potenziale questa persona, sento che vi trovate bene insieme, che c'è come la stessa visione al futuro, potrebbe anche essere che ci sia come una sintonia, se vogliamo, comune. C'è la possibilità, come vi dico, di aprire il cuore e di fatto sento che qualche cosa del genere succederà, però siccome anche voi avete il 2 di coppe al contrario, sento non legatevi a questa persona. Mi viene un po' da dire, vedendo il Cavaliere di Pentacoli, godetevi il momento, perché io sento che questa persona vi colpirà per la sua semplicità. In realtà è un imperatore, è un imperatore, quindi ha come un certo ruolo, potrebbe avere anche una certa età per qualcuno, adesso dipende sempre da quanti anni avete voi, però potrebbe esserci come una differenza di età, però comunque è una persona, la sento genuina, pulita. Segni zodiacali potrebbero essere Vergine, Ariete, Bilancia, Scorpione e Cancro. Pesci l'ho detto? C'è anche pesci, ma forse l'ho detto. No, mi sa di no. Bene. Relazioni. Allora, chi è in relazione sento che anche per voi con questa ruota della fortuna iniziale c'è come un cambio delle carte in tavola. Io ho come la sensazione che inizierete a lasciare indietro certe questioni del passato, certi magari punti su cui vi siete fissati, potrebbero essere qui le paure di cui ci parla la luna, le proiezioni, il fatto di non voler accettare qualcosa o qualcuno, non so, c'è come un tema che ha bisogno di essere spazzato via qui e inizierete a vedere al futuro, secondo me, con occhi molto più positivi, dipendendo sempre da quanto tempo è che vi state frequentando, sento che qualcuno potrebbe tirare fuori il tema dei bambini, perché lo vedo proprio tante volte. Probabilmente voi vorreste dei figli o magari l'altra persona vuole dei figli e in questo periodo si tocca questo tema. Vi dirò, per qualcun altro può essere l'andare a vivere insieme, quindi il trasferimento, il trasloco, da chi andiamo a vivere, quanto paghi tu d'affitto, quanto pago io, facciamo come si dice, un confronto delle spese per andare dove si paga meno. Non lo so, c'è come una ricerca di una nuova stabilità a livello di coppia. E per qualcuno potrebbe arrivare anche proprio la proposta di comprare casa. Clandestini indefiniti e relazioni complicate. Allora, se siete in silenzio stampa, vi dico che qua qualche cosa cambia. C'è anche un 8 di bastoni nella quarta settimana di agosto e secondo me potreste rivedervi addirittura e non solo sentirvi. C'è come qualche notizia che arriva, c'è come un reinizio, sento qui. È come un tirare la linea e ricominciare da capo. Devo dire che le cose potrebbero essere diverse da come si parte a come si finisce. Nel senso che qui si aprono una serie di possibilità
Qui vedo come un po' di ripulisti di quello che non serve. C'è probabilmente un momento di silenzio che potrebbe durare giorni, non mesi intendo. Però poi da lì in avanti prenderete una direzione e c'è questo asso di coppe che mi indica il voler andare avanti con qualcuno. Arriviamo alla famiglia. Ragazzi, io sento che tutto sommato la zona della famiglia, sì, può essere che abbiate bisogno di buttare un occhio di più o buttare un occhio diverso su alcuni componenti della vostra famiglia, ma perché potrebbero avere come bisogno di qualche favore o cose per lo stile, però niente di preoccupante, niente di allarmante. Anzi, devo dire che c'è abbastanza serenità in questo senso. Ok, andiamo a vedere un oracolo induista. Comunque sento che qua è come se ribaltaste un po' il vostro modo di vedere le cose. E potrebbe anche essere grazie a questo 4 di spade o al fatto che c'è qualche possibilità, qualche nuova occasione, qualche cosa che prima non vedevate che vi dà un vantaggio. E quindi adesso è come se riusciste a vedere le cose da un altro punto di vista. Allora, l'immagine è questa e la frase dice: meditate sulla verità e scoprirete che non siete altro che una spumeggiante bolla posata sull'acqua, nata dall'acqua, destinata a vivere una breve vita sull'acqua, morire in seno all'acqua e confondersi con essa. Wow! È come per dire che la verità alla fine è una, la luce, la fonte, Dio, Allah, chiamatelo come vi pare, però a livello metafisico energetico il centro di energia primaria è uno solo, è il tutto. Ok, quindi tutti facciamo parte della stessa mano. Andiamo a vedere una fatina. Tra l'altro, adesso è una cosa che mi è venuta da 5 dita, come le razze, sono 5 razze che fanno parte tutte della stessa mano. Comunque, parentesi. Positività. Ok, qui vi dice, a parte che la fatina sta meditando, quindi potrebbe essere un suggerimento a prendervi questo momento da 4 di spade, di meditazione, di riflessione, però ecco, vi dice di mantenere come un focus positivo sul momento di vita e è particolarmente importante perché qui comunque avete la luna che parla di proiezioni. In realtà, a parte questo matto, non è che senta grandi carte che vi possano portare fuori la visione della realtà, però è così, magari qualche proiezione potrebbe esserci. Amici dell'Aquario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti, sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video, per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail oppure può abbonarsi al canale. Anche lì trovate tutto il tema delle credenze limitanti, però ci sono anche altri temi di metafisica, di metamedicina, parlo di alto e basso astrale, di kundalini, di chakra, di traumi, di come sviluppare il terzo occhio, di come si vede nell'etere, di come trascendere l'ego. Insomma, sono tanti 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 argomenti che io ho studiato in decenni di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5, numerate dall'1 al 4, vanno viste in ordine cronologico perché è un percorso. Tenete presente che la 3 è divisa in 3A e 3B e sono 2 playlist che vanno viste parallelamente. Bene ragazzi, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!